Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati qui sulla radio. Primo mattino Milan di questa settimana, è lunedì 27 maggio del 2024. Buongiorno a tutti, Henry, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. È finito il campionato, Henry, è suonata la campanella, si va in vacanza, o meglio, i giocatori ancora. A non ridere. Non si va mai in vacanza, mai. Beh, I giocatori, tra l'altro nemmeno loro, perché insomma partono per andare in Australia per fare questa amichevole con la Roma aperta, questa prestigiosa amichevole con la Roma aperta, e poi tempo di vacanza per chi non farà l'europeo, invece per gli altri sarà tempo di andare in nazionale. Henry, vuoi fare i tuoi soliti giri prima di iniziare? Visto che li oggi lascerei dobbiamo fare a parlare te di questa mattina. allenatore, portiere, dirigente, tutti. Li lascerei fare a te questa mattina anche perché essendo finito anche definitivamente il fantacalcio, io avendo vinto, cioè non dovrei insomma lavorare troppo. Cioè tu che sei arrivato secondo invece dovresti chiedere mi piaci, commenti, eccetera. Tu dovresti fare il lavoro sporco, che sei arrivato secondo in Sì, questo sì, sì. fantacalcio. Mettete like così se volete che i coboiani continui a fare Mattino Milan e tutti i nostri appuntamenti. Grazie. Andiamo avanti. Come detto, oggi parliamo un pochino sia di allenatore che di portieri, che di dirigenti, insomma, da cosa partiamo? Dall'allenatore? Ma Sì. insomma, sembra che le big stiano chiudendo i loro slot uno dopo l'altra. L'Inter con Inzaghi, la Juve con Thiago Motta, il Milan con Fonseca, il Napoli con Conte, la Roma con De Rossi, la Lazio, a questo punto credo rimanga Tudor, e l'Atalanta con il vecchio Gasp. Questa è la nuova Serie A, diciamo così. Sulla carta il Milan non parte con il migliore degli allenatori possibili, però che dobbiamo fare? Ce lo facciamo. Niente. Sperare che fino all'annuncio non accada, ma non so quanto ormai possiamo sperare, al limite. La curva si è espressa, ancora nell'ultima partita con la Salernitana, Mm. più volte nel primo tempo soprattutto, perché poi nel secondo ha fatto una bolgia e ha dimostrato che cosa può essere la curva del Milan. Non lo so Simo, cioè ormai credo che i giochi siano fatti come hai detto tu, poi la speranza io capisco che sia l'ultima a morire, anche sabato sono stato, diciamo nell'albergo, no, dove il Milan si riunisce prima di poi partire alla sera alla volta di San Siro, e tanti avevano questa speranza, no, Mm. parlando con alcuni tifosi, eccetera, tanti li sentivo dire: "No, ma vedrai che finché non aspettiamo, finché non ce l'annuncia aspettiamo", eccetera, eccetera. E ripeto, mi piace questa speranza, questo non mollare fino all'ultimo secondo possibile, in termini di sperare che non sia Fonseca il prossimo allenatore del Milan. Capisco anche che insomma la realtà è un'altra magari, ecco, ed è questa, bisogna affrontarla, cioè non so come dirlo, cioè, ecco. Ecco la realtà. Oppure questa. Oppure questo, esatto, il nuovo allenatore del Milan. Adesso niente con Ibra, perché per l'amore di Dio ci mancherebbe altro. Una domanda però, ma è necessario? Cioè, è così strettamente necessario in questi 15-20 giorni? Non so, tra un mese magari un po' di più. Te Non te te so. la te la giro, Eh, perché non so, rispondo a questa domanda dicendoti: no, non è necessario, evitavi ed era meglio, perché poi esatto, accadono queste cose. Come è giusto che sia, perché l'AC Milan sta scegliendo l'allenatore, tu fai una foto in panchina con la scritta 4-3-3. Detto ciò, te la giro. Poi eh. non sarà così, ma
cerco di guardare, non lo so, anche qui la speranza, okay, incontrare quei tifosi speranzosi mi ha un po' dato un po' di energia. La speranza. Può essere un messaggio della serie: "Guardate che ho capito e abbiamo capito che questa cosa qui è importante", molto criptico, molto velato, molto a modo Ibra, okay, ma può essere un messaggio del genere, oppure semplicemente è Ibra che fa il cavolaccio che vuole, mette la foto, ambigua, eccetera, eccetera. È un dirigente, che sia di Redbird o del Milan, è un dirigente. Se stai facendo qualcosa in maniera di sottotraccia per un nuovo allenatore, ma cos'è 'sta roba? Dai, ma cioè, hai mai visto un direttore sportivo di qualsiasi altra squadra al mondo Vabbè, ma non è che un fa i direttore post? sportivo, Simo, dai, No, ma cioè. hai visto qualsiasi altro tipo di dirigente che lavora nel mondo del calcio fare i post enigmatici? Cioè, io son Dai, d'accordissimo con te al 100%, e ne abbiam già parlato 1000 volte, ma non la dirigenza del Milan non funziona così quest'anno, lo sappiamo. Ci sono tante persone che è la prima volta che affrontano il loro ruolo. Ibra non è nemmeno nell'organigramma del Milan vabbè, perché non so andiamo per avanti, quale va? motivo Parliamo di dava cose serie. fastidio o che. Cioè, Parliamo di cose serie, dai. eh, Domani c'è un incontro all'Auditorium Calamandrei, come vedete qua di fianco a me nella locandina, dalle 18 alle 19:30 con Filippo Galli che presenta il libro, lo vedete qua. Poi c'è Emanuele Bottoni, c'è il mister in presenza, non in video, quindi niente connessioni strane, eccetera. C'è proprio lui di persona, carne di e viso. ossa E e lì non credo lagga, sigarette. di persona non lagga, ve lo garantiamo. E poi c'è Massimo Veronese, Giuseppe La Scala, ho finito il dito perché è finito il banner, e modera tutto Edo Vai in Maturo. Quindi, diagonale. ok. Per iscrivervi potete tranquillamente andare sui nostri social e trovate tutto quanto è assolutamente gratis, ci mancherebbe altro. Ci vediamo tutti quanti alle 18 domani all'Auditorium Calamandrei, via Correggio 43 a Milano. Per chi volesse, come detto, trovate tutti sui nostri social per iscrivervi. C'è semplicemente da compilare un form col nome e il cognome, niente di più, niente di meno. Ergo, andiamo avanti, anche perché oggi, così, Gazzetta ci ha allietato con un contratto da leader, Maignan nuovo re, il Milan ha deciso pronto il rinnovo con l'aumento, nella notte dei saluti Piero e Giroud hanno eletto un nuovo riferimento del gruppo, i contatti tra società e gli agenti sono fitti, speriamo, sì, speriamo, perché ci serve A, un bel portiere, cosa che è Mike Maignan, B, un leader, cosa che non ne abbiamo più, neanche uno. Già. E quindi almeno Mike teniamocelo. Obiezione? Si rompe troppo? Controobiezione. Questo è Mike Maignan, ovvero, tranne la lesione al polso che insomma, chi è che gli ha pestato? Suarez? No, Suarez. Suarez, che vabbè è un evento traumatico della 21-22. Prima di ciò ha avuto soltanto in carriera, nell'intera carriera, di un ragazzo che è arrivato ai 28, È del 9, 95, quindi 29. un infortunio alla spalla cadendo Ne male deve su compiere un'uscita. 29 perché se non sbaglio è a giugno il suo compleanno, più o meno. Sì. Si era fatto male soltanto una volta in carriera cadendo male sulla spalla. Ora, non ci sta avvenendo il dubbio che gli ultimi 2 anni siano quantomeno particolari? Mh. Perché sennò dovremmo dire che è, come si suol dire sui social, marcio, anche Tomori, è marcio ciao, è marcio boh, mettetecene voi, perché tanto sono Vabbè, rotti tutti. tutti. Okafor quest'anno se ne è fatti 3 di infortuni muscolari e mezzo. No, vabbè, sarebbero marci tutti. No, ma, guarda, io mi auguro che le persone, i tifosi, chi guarda calcio, sappia distinguere il giudizio sul valore di un giocatore e il giudizio su una stagione di un giocatore. Il giudizio sulla stagione di Maignan magari non è positivo, risica la sufficienza, sfiora la sufficienza, magari per qualcuno non arriva nemmeno alla sufficienza e ci può stare. Il giudizio sulla stagione, il giudizio sul valore del giocatore è un'altra roba e mi auguro che sappiamo che è indiscutibile, sappiamo che magari è la stagione storta, sappiamo che
magari ci toglieremo dalle scatole 'sti infortuni e quindi tornerà e potrà tornare sui suoi livelli. Sappiamo che difendiamo in un modo ignobile e Maignan prende 240 tiri a partita a volte. Insomma, speriamo che sia così e mi auguro che molti sappiano scindere le 2 cose. Ragazzi, lo so che alcuni di voi non vorrebbero, è libero di pensare ciò, ma non perdiamo anche Maignan per 1000 motivi, oltre che il campo, anche tutto il resto. Se quelli che se ne vanno, che erano i leader dello spogliatoio, ti dicono senza indugi, non è che se uno ha detto uno ha detto l'altro, han No, detto tutti, Mike Maignan, c'è un motivo, non perdiamo Mike, perché le squadre si fanno anche così, non con le figurine, non con gli algoritmi, si fanno anche con le persone in carne ed ossa che sanno dire, fare cose giuste al momento giusto, in spogliatoio, in partita, eccetera. Non sbagliamo pure questo. no, ma io rilancio, cioè non basta Maignan. Non basta Maignan, non è che abbiam Maignan allora va bene, okay, a leader siamo a posto, ma col piffero. Non basta Maignan, cioè perdi 2, lascia perdere l'età, con una mentalità nettamente diversa da tutti gli altri giocatori, nettamente diversa. Non basta avere Maignan, bisogna metterceli altri leader, bisogna metterci altri giocatori che sono stati in spogliatoi importanti, che hanno già vissuto tante cose diverse nel calcio, che hanno già vinto trofei, che sono stati allenati da grandi allenatori. Un paio, se non vogliamo un paio, almeno uno, ma per me sarebbe da ne perdi un paio, ne metti dentro un paio di giocatori di questo tipo servono. Costano, mi direte? Sì, e li devi pagare perché ti servono. Grazie Henry, siamo arrivati alla fine. Bene, io mi auguro che questo rinnovo di Maignan non significhi che altri giocatori Prima magari facciamolo. ecco, perché sennò siam di nuovo da capo e tutto 'sto discorso va a farsi benedire. Ciao, buona giornata, mettete mi piace e commentate. Ci rivedremo tra poco per tutto il resto della compagnia, ovvero Chiama Milan delle 11, Lanci 13, Talk 16, Filo Rossonero 19. Ciao a tutti e a dopo.